La bellezza delle piccole cose non è irrilevante, dovremmo dare più importanza. Sono Federica, ho 21 anni, sono una studentessa, studio lettere moderne e il mio sogno è quello di diventare una scrittrice fin dalla tenera età ormai. Ho tantissime passioni, tra le quali chiaramente la scrittura, la lettura, senza dubbio. Amo moltissimo il cinema francese, adoro la musica, amo moltissimo girare per mostre, gallerie, chiese. Amo tantissimo le chiese da visitare, le trovo stupende. Per il 2020 avevo tanti buoni propositi, in quanto il 2019 era stato un po' difficile, diciamo tanto difficile per la mia famiglia. Ho subito una grave perdita, ho sofferto molto e quindi ero molto fiduciosa nel 2020 perché ho detto sicuramente sarà una bomba. Sarà un anno ricco di sorprese e di belle emozioni. Volevo fare la patente innanzitutto, avrei voluto probabilmente fare un lavoretto, qualcosa per guadagnarmi qualche soldo, iniziare uno sport, cosa che poi ho fatto ma per breve tempo, continuare a coltivare le mie passioni, andare all'università e avere buoni risultati. Insomma, diciamo che i propositi erano svariati. Quando ha cominciato a diffondersi il virus, ovvero circa febbraio, non ci ho dato molto peso all'inizio, se devo essere sincera, non pensavo potesse diventare qualcosa di così grande, non me l'aspettavo minimamente. Mi ha ridestato da questa non consapevolezza una mia amica che mi ha chiamato. Mi ricordo, ero in cucina, c'era un bellissimo sole e mi ha detto che la situazione era più complessa di quanto sembrava. La quarantena, che è durata qualche mese, l'ho vissuta con mia mamma e i miei animali, i miei 3 cani e i miei 3 gatti, e è stata dura. Mi risultava impossibile pensare di non poter uscire, di dover essere chiusa in casa e non avere la possibilità di muovermi, di non andare all'università, di non vedere le persone che amo, che erano tutte dall'altra parte del Po. Ci separava solo un ponte. Tuttavia, devo ammettere che la quarantena a me ha servito molto. Mi ha aiutato enormemente a capire chi sono. Ero costretta a stare con me stessa e a valutare le mie azioni, a capire l'importanza di alcune cose e la non importanza di altre. La quarantena mi ha aiutato tantissimo a ritrovare un sentimento, una passione, un'emozione, non saprei neanche come definirla, per la natura. Io sono stata cresciuta con ideali naturalistici, ecologici, tuttavia la quarantena mi ha dato modo di entrare di nuovo in sintonia con la natura. Capitava che io andassi qua vicino a casa mia, c'è una quercia secolare con il mio cane, andavamo insieme e mi sentivo totalmente in comunione con essa. Non avevo influenze esterne, non sentivo rumori, era solo il fruscio del vento che mi accarezzava gentilmente il viso e avevo questo enorme cappello, questa chioma gigantesca che mi proteggeva. Sembrava di essere sotto un velo leggero che lasciava da parte tutto il resto. Ho iniziato equitazione nel periodo estivo, diciamo, dopo il lockdown, ed è stato qualcosa di prorompente e bellissimo. Ho iniziato a fare un'attività di volontariato e mi ha riempito e continuo a farlo nonostante io adesso non lo stia più portando avanti, ma
il mio cuore è ricco e anche la mia testa dei ricordi, dei momenti belli passati con la natura, con gli animali, con le persone, che formano un cerchio completo. È la cosa più importante che mi ha insegnato il lockdown. Diciamo il 2020, perché il 2020 non è ancora terminato e già ci sta di nuovo mettendo alla prova. È stata il provare ad apprezzare di nuovo quelle cose che prima davamo per scontate. Ho cercato di attuare questo pensiero positivo sin da un anno a questa parte ormai, nonostante io sia una fan dell'esistenzialismo francese. Cerco di vedere il bicchiere mezzo pieno da un anno a questa parte. Prima ero decisamente sbilanciata sul lato opposto. Invece adesso cerco sempre di estrapolare il buono che c'è nelle cose. Ho di nuovo imparato a capire l'importanza di un abbraccio, di un sorriso, di una camminata, semplicemente. Se dovessi dire qualcosa alla me del 2019, direi di resistere. Perché ti aspetterà un anno altrettanto difficile, che però ti aiuterà tantissimo a comprendere te stessa, a comprendere gli altri e quello che ti circonda. Ho tanti obiettivi per il 2021, spero di prendere la patente, prima di tutto, di continuare a scrivere tanto, di provare, se riesco, a pubblicare qualcosa, di non abbandonare il violino, continuare a suonarlo, di visitare tante mostre. Ne ho vista uno di Chagall prima che chiudessero, bellissima, di guardare tanti film, di stare in piedi fino a tardi, di correre nel verde, di stare bene, semplicemente. La bellezza delle piccole cose non è irrilevante, dovremmo dare più importanza. La vita ci ha messo alla prova in questo anno nefasto, ma sono convinta che un giorno ci guarderemo alle spalle e rivedremo questi anni, questi mesi, non soltanto con un sorriso amaro sul volto, ma anche con una nuova possibilità di rinascita. E nel frattempo di sorridere.